Dark City è un film di fantascienza del 1998, diretto da Alex Proyas, noto per il suo stile visivamente audace e una trama avvincente che mescola mistero, distopia e elementi noir. La pellicola segue le vicende di John Murdoch, interpretato da Rufus Sewell, un uomo che si risveglia in una strana città senza ricordare chi sia e si trova accusato di omicidio. Mentre cerca di scoprire la verità sulla sua identità e sulla città in cui si trova, scopre che la realtà attorno a lui è manipolata da una razza aliena nota come gli stranieri, in grado di alterare la percezione e modificare lo spazio e il tempo. Uno dei punti di forza del film è senza dubbio l'estetica. Dark City ha un'atmosfera opprimente e claustrofobica, con una città perpetuamente avvolta nell'oscurità, quasi priva di sole. L'architettura è un mix di stili, con edifici che ricordano il gotico, l'art déco e il modernismo, creando un'ambientazione surreale e distorta che riflette il tema della manipolazione della realtà. L'uso del chiaroscuro e delle ombre richiama i classici del cinema noir, rendendo l'ambientazione non solo un palcoscenico per la storia, ma anche un personaggio a sé. La trama di Dark City è complessa e intrigante, con continui colpi di scena che spingono lo spettatore a mettere in discussione cosa sia reale e cosa no, ponendo i temi dell'identità, del libero arbitrio e del controllo, centrali nella narrazione. L'interpretazione di Sewell è sobria e intensa, rendendo credibile la sua confusione e disperazione mentre cerca di ricostruire la sua vita. Il cast di supporto è altrettanto valido, con Kiefer Sutherland che offre una performance memorabile nei panni del dottor Schreber, uno scienziato che collabora con gli alieni, e William Hurt nel ruolo del detective Bumstead, un uomo cinico ma determinato a scoprire la verità. Richard O'Brien, nel ruolo di uno degli stranieri, trasmette un senso di minaccia fredda e calcolatrice che aumenta la tensione. Una menzione speciale va a Jennifer Connelly, che interpreta il personaggio di Emma Murdoch, la moglie del protagonista. La sua interpretazione è sobria ma emotivamente intensa, riflettendo il senso di smarrimento e il dolore che attraversa il suo personaggio mentre cerca di comprendere cosa stia succedendo alla sua vita e al suo matrimonio. La regia di Alex Proyas è uno dei principali punti di forza del film. Proyas riesce a creare un'atmosfera densa e inquietante, ricca di suggestioni visive che mantengono lo spettatore in uno stato costante di tensione e meraviglia. Il suo stile è fortemente influenzato dal cinema noir e dall'espressionismo tedesco, evidente nell'uso marcato delle ombre, dei contrasti tra luce e oscurità e nella costruzione degli ambienti urbani, che sembrano vivere e mutare assieme ai personaggi. Un altro aspetto notevole della regia è il ritmo del film. Dark City alterna momenti di azione intensa a pause più lente e riflessive, che permettono allo spettatore di immergersi nel mistero e nella paranoia che pervadono la trama. Le sequenze in cui gli stranieri alterano la città sono particolarmente suggestive. Grazie a effetti visivi fluidi e una regia precisa, Proyas crea un'esperienza surreale, in cui gli edifici si deformano e le strade si trasformano davanti agli occhi dello spettatore. Questo sottolinea il potere di manipolazione degli alieni, rendendo palpabile il senso di irrealtà che permea il film. Per quanto riguarda la colonna sonora, firmata da Trevor Jones, essa gioca un ruolo fondamentale nell'accentuare l'atmosfera di mistero e inquietudine. La musica è ricca di orchestrazioni cupe e drammatiche che sottolineano il senso di isolamento e disperazione del protagonista. Le melodie, a tratti dissonanti e inquietanti, accompagnano perfettamente i momenti più intensi e riflettono la natura enigmatica della città. Jones utilizza temi ricorrenti che si evolvono man mano che la trama si dipana, creando un'unità musicale che amplifica la narrazione. Inoltre, la colonna sonora incorpora anche elementi più moderni e industriali, che si sposano bene con il lato tecnologico e distopico della storia, senza però mai sovrastare l'azione o distrarre lo spettatore. Tuttavia, Dark City non è un film privo di difetti. La sua complessità può risultare eccessiva per alcuni spettatori e la narrazione a volte si addentra in territori così metafisici da sembrare confusa. Nonostante questo, la pellicola ha un finale soddisfacente che riesce a dare una chiusura emotiva e concettuale alla storia, lasciando comunque spazio a riflessioni personali.
Il film è un'opera visivamente straordinaria, con una regia audace e una trama intrigante che esplora temi profondi come l'identità, la memoria e il libero arbitrio. La combinazione di un'estetica oscura e surreale con una colonna sonora immersiva lo rende un'esperienza coinvolgente, soprattutto per gli appassionati di fantascienza e del cinema noir. Tuttavia, la complessità della trama e l'atmosfera a tratti oppressiva possono risultare disorientanti o difficili da seguire per alcuni spettatori e il ritmo del film, con momenti lenti e riflessivi, potrebbe non piacere a chi preferisce un'azione più costante. Nonostante questi piccoli difetti, Dark City è un film unico che merita senza alcun dubbio di essere visto, anche da chi non appartiene a quella nicchia di appassionati che lo considerano, a buon ragione, un vero cult intramontabile. Voto 9 su 10.